Benvenuti su Celebrita dalla Turchia, la casa delle storie che tutti mormorano e che pochi hanno il coraggio di raccontare ad alta voce. Se è la tua prima volta qui, iscriviti, lascia un like e considera di unirti alla nostra community. Ogni gesto sostiene direttamente il canale e ci permette di portarvi retroscena esclusivi, dettagliati, pieni di quei particolari che spesso restano tra le righe. Mettiti comodo, perché quella di oggi non è soltanto la cronaca di un film, è un racconto di orgoglio, passione, ambizione e di quelle ombre dell'amore che rifiutano di svanire. Hollywood ha già attraversato tempeste infinite, alcune accese sul set, altre cresciute dietro porte chiuse. Ma poche hanno agitato la superficie e il fondale con la stessa forza del ciclone nato attorno a Shadowline. Diretto da una squadra d'élite e interpretato da un'accoppiata anomala, il fuoriclasse britannico Jason Statham e la star turca Demet Özdemir, questo spettacolo cinematografico ha catturato il mondo. Inseguimenti, esplosioni, tradimenti, redenzione. Shadowline aveva tutto per afferrare l'attenzione. Eppure il vero magnete non è stato soltanto il racconto sullo schermo. A incatenare gli sguardi è stata la chimica inaspettata tra i protagonisti e la profondità emotiva che Dimet ha portato nella storia. Una forza che ha colto Hollywood di sorpresa. I critici, spesso prudenti con i talenti stranieri, si sono ritrovati a scrivere parole di ammirazione sincera. Variety ha definito Dimet un volto ipnotico la cui grazia attraversa i confini. The Hollywood Reporter ha scritto: la sua autenticità domina lo schermo con un'intensità cruda e rigenerante. In una notte, Dimet Özdemir è passata dall'essere un'icona turca a un nome pronunciato con rispetto sulle bocche internazionali. E proprio quando il mondo brindava alla sua ascesa, un nome antico nella sua storia è riemerso: Can Yaman. Tra orgoglio e amarezza, le sue parole hanno acceso un incendio mediatico, dalle sponde del Bosforo fino alla costa californiana, da Istanbul a Roma, da Los Angeles a Londra. In un colloquio esclusivo con la stampa italiana, a Can Yaman è stato chiesto cosa pensasse di Shadowline e del nuovo traguardo hollywoodiano di Dimet. La sua risposta non è stata un applauso, è stata una scintilla. Ho visto il film, ha detto. Jason Statham è straordinario, nessuna sorpresa. Tecnicamente, la produzione è eccellente. Ma se devo essere schietto, non credo che Dimet resterà a lungo a Hollywood. È una cosa fare colpo, è un'altra restare. Hollywood non si fonda sulla bellezza o su un talento di breve corso. Conta la tenuta, la profondità, la forza. Non sono certo che lei ce l'abbia già. Le sue parole hanno attraversato la rete come un lampo. Jason Statham, fedele alla sua proverbiale compostezza, ha scelto il silenzio. Una roccia, come sempre. Un insider della produzione di Shadowline ha confidato alla stampa britannica: Jason schiva il gossip come la peste. Nutre grande rispetto per Dimet e pensa che sia la sua interpretazione a parlare. I giornalisti di Hollywood hanno definito la postura di Statham un capolavoro di diplomazia. La sua calma si è trasformata nel contrappunto perfetto alla fiammata di Yaman, poetico, dicevano alcuni, che l'uomo abituato al caos sullo schermo fosse maestro di pace fuori dal set. E Dimet Özdemir? Mentre il mondo ricamava ipotesi, è apparsa alla premiere di Los Angeles avvolta in una sicurezza gentile, in un'eleganza pacata. Ai microfoni, incalzata per una replica, ha sorriso appena e ha detto: faccio ciò che amo. Le critiche ci saranno sempre. L'importante è credere al proprio percorso. Non una difesa, ma una dichiarazione di forza. La semplicità di quelle parole ha toccato milioni di persone, trasformando una potenziale rissa mediatica in un emblema di resilienza. Eppure, la calma non ha contagiato tutti. Michael D. Larson, produttore esperto e mente pratica dietro Shadowline, ha preso la parola con un comunicato netto, in cui non c'era spazio per le ambiguità. Dimet Özdemir ha dato tutto a questo film, ha dichiarato. Preparazione fisica, disciplina emotiva, si è spinta oltre i propri limiti. Sminuire un impegno simile non è soltanto scorretto, è profondamente irrispettoso. Le sue parole hanno rimbombato tra gli addetti ai lavori. Glee insider di Hollywood si sono stretti attorno a Dimet, chiamandola una forza emergente che si è guadagnata il posto col lavoro e dedizione, non con la fortuna.
Intanto, in Europa, i giornali italiani e spagnoli smontavano l'intervista di Yaman riga per riga. Corriere della Sera ha scritto: il carisma di Can Yaman è innegabile, ma l'insistenza nel toccare rapporti personali in pubblico offusca l'immagine professionale. La sicurezza non dovrebbe mai diventare condiscendenza. Altri hanno ipotizzato una spinta più intima, una rivalità silenziosa, forse il peso di ciò che resta quando un capitolo sentimentale non è davvero finito. Perché qui la storia non si limita ai riflettori, qui si entra nella zona grigia tra ciò che si è stati e ciò che si potrebbe ancora essere. E mentre le parole circolavano, arrivavano immagini. Scatti rubati, a tarda notte, dopo la premiere di Los Angeles, Jason Statham e Demet Özdemir ridono, brindano, si parlano fitto, con quella naturalezza che le foto non possono zittire. I tabloid hanno gridato all'enigma: è nata la nuova coppia di potere di Hollywood? E News ha scritto di una complicità indiscutibile. TMZ ha parlato di un'affezione impossibile da non notare. Amicizia, alleanza professionale o qualcosa di più? Il mondo era già catturato, con gli occhi puntati su ogni gesto, su ogni sfumatura. In quell'istante sospeso, il silenzio di Can Yaman bruciava come una presenza. Giornalisti dello spettacolo in Italia hanno riferito che fonti vicine lo descrivevano inquieto e contrariato, attento a ogni nuovo dettaglio. Voci. Forse. Ma bastava per alimentare il fuoco digitale. Si diceva che il suo team PR gli avesse suggerito di fare un passo indietro, di uscire dalla tempesta con una nota più morbida. Eppure, fedele alla sua natura, Yaman ha scelto la linea dura. È tornato sui social con un messaggio limpido: confermo ciò che ho detto. L'onestà può ferire, ma resta verità. La mia intenzione non era attaccare nessuno, ho espresso il mio punto di vista. In pochi minuti, la rete si è infiammata di nuovo. Alcuni lo hanno applaudito per il coraggio, altri hanno parlato di ostinazione travestita da franchezza. Si è riaperta la spaccatura, più larga, più rumorosa, a cavallo tra lingue e continenti. Così, ciò che era nato come il lancio di un film si è trasformato in uno specchio. Fame, fragilità, riconoscimento, tutti hanno visto qualcosa di sé in questa storia. Shadow Line non era più soltanto un titolo, ma il crocevia di tre vite, Demet Özdemir, la donna che dal piccolo schermo turco è arrivata alla sala più luminosa del mondo senza smarrire la propria voce, Jason Statham, il veterano che conosce la forza del non detto, e Can Yaman, l'uomo diviso fra verità e emozione, le cui frasi sono diventate la tempesta che nessuno prevedeva con questa intensità. Ma c'è un dettaglio che rende unico questo intreccio: la memoria di una coppia che ha fatto sognare milioni di fan. Perché dietro lo scontro dialettico, tra una premiere, un'intervista e un post virale, si percepisce il riflesso di un legame che ha segnato un'epoca televisiva e ha ridefinito l'immaginario di una generazione. Demet e Can non sono nomi messi a caso nello stesso paragrafo, sono i protagonisti di una cronaca sentimentale che il pubblico ha imparato a leggere tra le righe, nelle pause delle interviste, nei sorrisi fugaci, nei silenzi lunghi. E quando lui alza un muro di critica, quando lei risponde con calma regale, non è soltanto cinema, è la memoria collettiva di due carriere intrecciate che torna a chiedere attenzione. Nel backstage delle emozioni, la loro storia si muove come un'ombra, non si vede sempre, ma basta una luce per farla riaffiorare. Forse è per questo che le parole di Can hanno colpito così forte. Non erano solo una valutazione di mercato, ma l'eco distante di qualcosa che un tempo ardeva. E la risposta misurata di Demet, quella fiducia nel percorso personale, quel rifiuto di cedere al clamore, ha dato voce a un'immagine di donna che sceglie il proprio ritmo, anche quando il mondo vorrebbe imporle il passo. Nell'immaginario degli spettatori, è stato impossibile non leggere il sottotesto: una danza a distanza, due volontà che si sfiorano e si respingono, mentre la macchina dello show business trasformava ogni sfumatura in titolo. Il produttore Michael D. Larson ha ribadito con forza la dimensione professionale, come a riportare il discorso sul terreno concreto: sudore, tavole di allenamento, script riscritti all'alba, prove su prove fino a rompere la voce. Ma la discussione era già altrove, divisa tra cuori e numeri. E in quella fenditura, dove l'arte si incrocia con la memoria,
Il pubblico ha intravisto un nuovo capitolo del mito di Can Yaman e Dimet Özdemir, un capitolo in cui affermazione e rimpianto si tengono per mano, senza mai ammetterlo apertamente. Poi sono arrivate altre foto del dopo premiere, scatti ravvicinati, sorrisi distesi, bicchieri che si toccano, Jason che ascolta mentre Dimet parla e lui si protende, curioso, rispettoso. Sono bastati pochi frame per scatenare l'immaginazione. La didascalia collettiva si è scritta da sola, e adesso? Mentre i commenti scorrevano, c'era chi difendeva il diritto di Dimet a godersi il momento, chi pretendeva da Can un passo indietro, chi invece lo sosteneva come voce sincera in un'industria di filtri. Il teatro del mondo, in diretta. Da Roma arrivavano indiscrezioni, Can passava ore al telefono con il suo entourage, vagliando ogni parola. Da Los Angeles, i corrispondenti parlavano di Dimet concentrata sul tour promozionale, sorrisi fotografici e disciplina, nessuna nota stonata. E in mezzo, l'enigma, quel filo teso tra due persone che hanno condiviso un'epoca e che ora, davanti al pianeta, devono mostrarsi padroni dei propri destini. Può l'amore diventare un'ombra che guida senza farsi vedere? Può la carriera piegare un sentimento senza spezzarlo del tutto? Quando l'onda ha toccato l'altezza massima, è arrivata la voce dei consulenti d'immagine. A Can è stato suggerito di sfumare i toni, di spostare il focus sul lavoro in corso, sulle prossime sfide. Ma Can Yaman, con quella schiettezza che lo ha sempre definito, ha deciso di non cambiare passo. Resto della mia idea, ha scritto. Non volevo ferire, volevo essere chiaro. Ho espresso una prospettiva. È stato un chiodo battuto finché il legno non ha ceduto, eppure il legno qui era vivo, la discussione ha ripreso fiato, le condivisioni sono esplose, i videoanalisi hanno invaso la rete. A quell'altezza, la vicenda ha assunto i contorni del moderno romanzo d'appendice, puntate, cliffhanger, sospiri. Ciascuno ha scelto un personaggio in cui riconoscersi. C'era chi vedeva in Dimet la grazia di chi non si lascia trascinare dal fango, chi ammirava in Jason l'eleganza di lasciare che siano i fatti a parlare, e chi, in Can, riconosceva la crudezza di una sincerità che spesso non trova casa nei salotti del glamour. 3 linee che si intersecano, ma dietro quelle linee c'è la trama più antica, una storia d'amore che, anche quando non si scrive, resta leggibile tra gli spazi bianchi. Forse è per questo che Shadowline è diventato un simbolo. Non è solo un film d'azione con muscoli e inseguimenti. È un crocevia in cui la determinazione di Dimet Özdemir ha trovato la platea più vasta, il silenzio di Jason Statham ha imposto rispetto senza chiedere nulla, e le parole di Can Yaman hanno rivelato il prezzo dell'essere veri quando tutti pretendono diplomazia. Il cinema, a volte, è uno specchio, riflette quel che portiamo addosso. Altre volte è una lente, ingrandisce ciò che di solito fingiamo di non vedere. In questo caso è stato entrambe le cose. Qui, su Celebrita dalla Turchia, continueremo a seguire ogni piega, ogni sussurro, ogni battito di questa storia in movimento. Perché a Hollywood i titoli di coda raramente coincidono con la fine. Le carriere evolvono, i rapporti cambiano forma, gli sguardi dicono ciò che le interviste negano. E il pubblico, con una memoria implacabile, conserva tutto, una frase detta di traverso, un complimento misurato, un gesto cortese. L'amore, quando si incrocia con l'ambizione, diventa una lingua difficile, piena di verbi irregolari. Eppure, è proprio quella lingua che continuiamo a cercare di tradurre. Prima di andare via, ricordati di iscriverti a Celebrita dalla Turchia per non perdere le prossime puntate di questa e di altre storie esclusive. Se vuoi sostenere il canale direttamente, premi su Unisciti, è grazie a te se possiamo raccontare i retroscena con cura e rispetto per i dettagli. E raccontaci nei commenti, da che parte stai? Con la grazia di Dimet, con la compostezza di Jason, o con la brutalità sincera di Can? Qualunque sia la tua risposta, una cosa è certa, ogni ombra nasconde un racconto, e su Celebrita dalla Turchia ci assicuriamo che venga alla luce. Perché alla fine, ciò che resta non è solo un titolo di giornale o un post virale. È il battito irregolare di 2 destini che si riconoscono a distanza, è il coraggio di stare al centro della tempesta senza dimenticare chi sei. Dimet Özdemir ha trovato una voce che attraversa le barriere,
Jason Statham ha mostrato che il silenzio può essere più eloquente di 1000 dichiarazioni, e Ken Omen ha ricordato a tutti che la verità, quando brucia, illumina e ferisce insieme. Questo non è soltanto un racconto hollywoodiano, è una trama universale. Ambizione contro orgoglio, carezze che svaniscono nell'aria come profumo in una stanza vuota, carriere sospese tra ammirazione e invidia. E noi saremo qui, pronti a raccontarti il prossimo sussurro, il prossimo scatto rubato, la prossima frase che farà tremare la rete. Perché se è vero che ogni ombra ha una linea, è altrettanto vero che ogni linea ha un cuore. E quel cuore, oggi, batte ancora nei nomi di Kan Yaman e Dimetos Demir.